Immagina di avere tra le mani la planimetria dell'universo. Non solo dell'universo fisico che vedi con gli occhi, ma della struttura invisibile che sorregge ogni tuo pensiero, ogni tua emozione, ogni singolo atomo della realtà. Questa matrice che ti aiuta a orientarti nell'universo viene chiamata Kabbalah. E non si tratta solo di una speculazione intellettuale. È una vera e propria scienza del sacro. È il suo diagramma fondamentale, l'albero della vita, e la mappa che ti serve per non perderti nel labirinto della tua stessa mente. Molti ne parlano come di una scala da scendere, ma oggi noi faremo il contrario. Noi risaliremo la corrente. Percorreremo la via del serpente della saggezza partendo dalla terra solida sotto i tuoi piedi fino a toccare la corona dell'esistenza. Ora, fermati, respira e preparati a scalare i 10 gradini della tua coscienza. E non pensare che l'albero della vita sia solo uno schema rigido e immutabile. La Kabbalah è un organismo vivente. Osserva questa rappresentazione tratta da Prometea di Alan Moore. Qui l'albero non è una griglia statica, ma ci viene mostrato come un flusso di coscienza che si intreccia. Ne parleremo approfonditamente in una futura serie dedicata proprio a quest'opera, ma per ora tieni a mente questa immagine. Non stiamo studiando una geometria statica, stiamo esplorando un territorio vivo. Iniziamo da dove ti trovi adesso, Malkut, il regno. Questa è l'unica sefira che contiene in sé i 4 elementi, terra, aria, acqua e fuoco, condensati tutti quanti in maniera solida. Malkut è il mondo fisico, è il tuo corpo, è lo schermo che stai guardando in questo momento, è la sensazione della sedia che ti sorregge, ma non commettere l'errore di disprezzare la materia. Solo i falsi mistici fuggono dalla realtà e il vero magista la conquista. Quindi Malkut è il punto di arrivo della creazione. Esso è come la sposa che deve essere reintegrata. Se tu non sei stabile qui, se non hai radici, non potrai mai raggiungere le vette. Senti la pesantezza della terra? Questa è la tua base. Da qui inizia la grande opera. Fai un passo verso l'alto e lasciati alle spalle la materia solida. Ti trovi ora nella sfera di Yesod, il fondamento. Questa è la dimora della luna, è il mondo dei sogni, dell'inconscio, delle maree emotive. È il piano astrale. Tutto ciò che vedi nel mondo fisico di Malkut è stato prima sognato e plasmato qui, in questo luogo. Essa è la sala macchine dell'universo. Qui le forme sono fluide, è il regno dell'illusione ma anche dell'intuizione. È qui che abitano i fantasmi della tua mente e le immagini che ti visitano di notte. Ma fa attenzione a non farti ingannare dai riflessi. Yesod funziona come uno specchio. Dovrai attraversarlo ma non fermarti ad ammirarlo. Ora l'albero si divide. A sinistra trovi Hod, lo splendore. Questa è la sfera di Mercurio, è la mente razionale, è il luogo della logica, della scienza, della magia cerimoniale e del linguaggio. Qui analizziamo, separiamo, classifichiamo. È la freddezza dell'intelletto che seleziona la realtà per capirla. Hod è necessario perché senza la struttura della logica saremmo folli, pazzi, ma attenzione, una mente che vive solo in Hod è una mente sterile, un archivio senza vita. La logica è uno strumento, non è il padrone. Per bilanciare la freddezza della mente dobbiamo spostarci a destra, Netzach, la vittoria. Questa è la sfera di Venere, qui non si pensa, si sente. È l'istinto, l'emozione pura, la natura, l'arte, l'attrazione erotica. Se Hod è il libro, Netzach è la poesia. Se Hod è lo spartito, Netzach è la musica. Molti restano intrappolati qui, schiavi delle proprie emozioni, trascinati dalle passioni senza controllo. Il segreto del mago è l'equilibrio. Devi unire la logica di Hod con la passione di Netzach. Quando la mente e il cuore lavorano insieme, si apre il sentiero di mezzo. Ed eccoci giunti al fulcro dell'albero, il cuore, Tiferet, la bellezza. Questa è la sfera del sole. Tiferet è un punto d'incontro tra l'umano e il divino. È qui che avviene il miracolo, è qui che incontri il tuo santo angelo custode, il tuo sé superiore. Tutte le religioni solari convergono qui. Il Cristo, Apollo, Mitra, Osiride e la coscienza risvegliata. Chi raggiunge Tiferet non è più una creatura che reagisce agli eventi, ma diventa un re al centro del proprio regno. Qui il sacrificio dell'ego inferiore diventa la nascita della vera volontà. Guarda questa luce, è la tua vera natura che brilla. Salendo ancora, l'aria si fa più rarefatta e pericolosa. A sinistra troviamo Gevurah, la forza o la severità.
Questa è la sfera di Marte. Molti la temono, la chiamano il lato oscuro, ma si sbagliano. Gevurah è la forza che taglia via ciò che è inutile, è il giudizio, la disciplina, il rigore. Senza Gevurah, l'amore diventerebbe debolezza. Senza la capacità di dire no, di distruggere gli ostacoli, non c'è crescita. A bilanciare la severità sulla destra siede Chesed, la misericordia. Questa è la sfera di Giove. È l'espansione, la generosità, l'autorità benevola, l'abbondanza. Chesed è il costruttore, è la forza che organizza il caos e crea ordine e prosperità. Ma ricorda, troppa misericordia diventa tirannia debole, troppa severità diventa crudeltà. Chesed e Gevurah devono agire insieme, il braccio che colpisce e il braccio che abbraccia. Qui arriviamo al grande confine, l'abisso. In mezzo c'è Da'at, la conoscenza. Non è una vera e propria sefira, è un ponte o una trappola. È il luogo dove la ragione umana fallisce. Per attraversare l'abisso devi abbandonare tutto ciò che credi di essere. Devi versare ogni goccia del tuo sangue nella coppa di Babylon. L'ego non può sopravvivere qui sopra, soltanto lo spirito puro può passare. Oltre l'abisso troviamo le radici dell'esistenza. A sinistra, Binah, la comprensione. Questa è la sfera di Saturno, la grande madre. Immagina un mare nero, infinito, silenzioso. Binah è il grembo da cui tutto nasce, è la tomba in cui tutto ritorna. È la forma pura, è la limitazione che permette all'energia di esistere. È il silenzio assoluto che precede la parola. È la matrice della realtà. A destra è il grande padre, Chokmah, la saggezza. Questa è l'energia maschile primordiale, la spinta pura, dinamica, inarrestabile. Se Binah è la forma, Chokmah è la forza che la riempie. È l'impulso vitale, prima ancora che diventi pensiero. È l'elettricità del cosmo. Ed infine la vetta, Keter, la corona. Qui le parole non servono più. Keter è un punto primordiale. L'unità indivisibile, la scintilla divina da cui tutto l'albero emana. In Keter non c'è divisione tra te e l'universo, c'è solo l'essere. È la fonte del respiro, è il seme della volontà. È ciò che eri prima di nascere, è ciò che sei nel profondo, ora, per sempre. Tutto questo è l'albero della vita. Non è solo un diagramma su un foglio, è la struttura della tua anima. Tu vivi simultaneamente in tutte queste sfere. Sei la stabilità della Terra, la passione di Venere, la logica di Mercurio e la luce del Sole. Il lavoro del magista è armonizzare queste forze, pulire i sentieri, perché quando l'albero è illuminato, l'uomo diventa Dio. Approfondisci, studia, non fermarti alla superficie. Se vuoi capire come lavorare con queste forze, questo è solo l'inizio. Amore è la legge, amore sotto la volontà.